Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di novembre. Grazie. Abbiamo la carta della temperanza, che in questo mazzo viene chiamata l'alchimista. Qui si tratta di ribilanciare, diciamo, quello che potrebbe essere la parte mentale con la parte emotiva. Si parla di un riequilibrio. Quando c'è la carta della temperanza è perché ci si appresta o si sta lavorando a quello che è la propria guarigione interiore, scusate. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 10 di spade. È una carta numero 10, quindi si parla di chiusure, cicli e anche inizio cicli. 10 di spade è una carta che parla della fine, della sofferenza, quindi qualcosa mi dice un 3 di spade, che arrivate da un periodo direi impegnativo. Probabilmente qualcuno vi ha deluso, può essere che ci sia stato un tradimento, non necessariamente da un punto di vista della coppia, può anche essere semplicemente tradimento della fiducia da parte di un amico piuttosto che di un familiare, ok? Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno, perché comunque qualcosa mi dice che siete asso di coppe. Siete infatti in procinto di chiudere questo ciclo, avete la ruota della fortuna, è un altro 10. Quindi avete due carte di fine ciclo per adesso, una carta di inizio cicli, c'è voglia di star bene, c'è voglia di innamorarsi, c'è voglia di espandersi, c'è voglia di aprire il cuore. Però avere la ruota della fortuna in questa posizione mi fa un po' capire che per voi è parecchio complicato chiudere questo ciclo e suppongo che sia perché è un ciclo proprio karmico, non è solo uno di quei cicli di vita brevi, ecco. Allora, continuiamo poi con un 7 di denari al contrario. C'è tanta voglia di cambiamento, c'è anche un po' di frenesia, se vogliamo, il 7 di pentacoli al contrario è una carta di impazienza, probabilmente per quello che vi è uscita la temperanza, perché avete bisogno di sviluppare la pazienza in questo periodo. Giustamente, qualsiasi sia il tipo di situazione dentro la quale state passando, c'è bisogno del suo tempo per riuscire, insomma, a mettere a posto le cose, a capire, comprendere, a trasmutare quello che è la ferita di cui mi parla il 3 di spade, insomma. C'è voglia di star bene comunque, c'è voglia... Oh, guardate, abbiamo gli amanti. Bene, qui con gli amanti si parla di equilibrio, si parla di anche innamoramento, che è un po' quello che volete voi, per molti versi. Si parla di una relazione vera, si parla di qualche scambio energetico in modo equilibrato. Per qualcuno può anche far riferimento al dover effettuare una scelta. Andiamo avanti. Non sento che sia particolarmente legata alla famiglia piuttosto che agli amici o alla relazione di coppia. Adesso poi ognuno lo prenda come lo adatti alla propria realtà, insomma. Terminiamo con un 9 di coppe, che è una carta di grande appagamento, di grande compimento. Quindi qui veramente sento solo che potrebbe essere un momento, un qualche cosa che è stato e che con la carta dell'alchimista vi consigliano di portar pazienza. Cercate di aspettare un attimo, vedrete che gli eventi cambiano rispetto a come siete adesso, perché si va con queste due carte verso quello che è un appagamento emotivo, verso quello che è un appagamento del cuore. Andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dirvi di più.
Io intanto ci tengo a ricordare che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023, le trovate nelle playlist come sempre. Per adesso ho pubblicato la previsione generale, quella sulla crescita personale e quella sull'amore, manca poi quella del lavoro e dell'economia. Comunque trovate tutto nelle playlist. Ok, allora andiamo a vedere. Qui si parte con un 7 di coppe e un 10 di coppe. Wow, vi sento bene da un punto di vista perlomeno familiare, se non avete una relazione, giustamente. Ehm, Può anche far riferimento, se non avete più una famiglia, per esempio, di origine, a quello che voi considerate come famiglia. Potrebbero anche essere gli amici, dei colleghi, non necessariamente deve essere una famiglia di sangue, ecco, per capirci. Con i sette di coppe sento che si sono aperte una serie di possibilità, ma occhio perché c'è la luna. Qualcosa mi dice che o state facendo delle proiezioni oppure non si vede qualcosa. La luna è illuminata a metà, quindi qualcosa non si vede. Per cui può essere qualche tipo di paura o di emozione che voi avete, giustamente è sotto l'asso di coppe. È come se qualcuno qui avesse paura ad aprire il cuore, è come se avesse paura ad innamorarsi per certi versi. Abbiamo un 3 di coppe, può far riferimento a un gruppo di amici o a una terza energia, diciamo, intorno a voi. Il 3 di coppe è anche una carta che parla di festeggiamenti, di celebrazioni. Qui è come se qualcuno non volesse gridare vittoria prima del tempo. Andiamo avanti, vediamo questo 7. Ok. 9 di bastoni. Sì, e come vi dicevo, siete un po' sulla difensiva, ma sento che è molto legato, il diavolo, è molto legato a questa luna, questa paura che un po' probabilmente contrae, di conseguenza vi fa alzare delle barriere. Però in realtà, ragazzi, c'è un nuovo inizio con la carta dell'asso di denari, è una nuova strada, può essere anche un aiuto, un dono, guardate, è sotto la carta degli amanti. Secondo me qui inizia una nuova relazione, ve lo dico, eh. Il punto qual è? Questo diavolo. Allora, il 9 di coppe è una carta di sogno compiuto, di appagamento personale. Certe volte, quando è al contrario, è una carta che parla un po' del crogiolarsi troppo nella propria abbondanza, nel proprio stato, nella propria zona di comfort. E avendo anche il diavolo al contrario, sento che potrebbe, potrebbe esserci una sorta di sapete quando si ottiene un risultato e l'ego si gonfia? Ecco, cercate di non cadere in questa sorta di atteggiamento, di attitudine. Per il resto non lo sento eh, molto negativo il diavolo, anzi parla di non farvi condizionare troppo. Ok, voglio andare a vedere una carta in più per questo diavolo, guardate. Prenderò quelle che si sono girate. Sì, questo diavolo può fare riferimento a guardate, avete due carte di famiglia. Quindi può essere una persona che magari all'interno della famiglia, anche involontariamente, però vi stia un po' condizionando nei movimenti. Può essere la vostra famiglia, può essere la famiglia della persona di interesse, se avete qualcuno, perché comunque qui ci sono diverse energie che un po' incastrano la situazione. O può essere proprio la vostra famiglia, ok? Scrivetemi come vi risuona nei commenti. Ok, andiamo a vedere invece per le persone che sono in una relazione. Sette, guardate, 7 di coppe, 7 di coppe. Asso di bastoni. Ehm, Qui c'è qualche cosa da riscoprire, mi viene da dire. Andiamo avanti. Perché il 7 di coppa al contrario mi fa pensare a qualcuno, ecco infatti, che non vede
possibilità o a qualcuno che non vede alternative, c'è qualche tipo di espansione magari che si vorrebbe fare, ma non si fa e anche l'asso di bastone al contrario mi dice che non c'è una reale azione, non c'è un reale incontro magari tra le due parti, sia da un punto di vista dell'azione di quello che si fa, sia da un punto di vista fisico, perché l'asso di bastoni vi ricordo che è molto legato all'intimità di coppia. E l'otto di spade qua mi dice appunto che i single avevano la luna, voi avete l'otto di spade, quindi c'è qualcosa che non si vede, c'è qualcosa che vi sta tirando giù. Può essere una ferita del cuore, magari legata a un passato remoto. Sta di fatto che con l'otto di spade ci sono un sacco di pensieri autoboicottanti, ma siete voi che mantenete quella vibrazione, siete voi che create quella vibrazione di senso di colpa, di non adeguatezza, di impotenza, con il vostro modo di pensare. E suppongo che derivi da questo sette di coppe al contrario, perché non si vedono possibilità. Sono due carte un po' che si rincorrono, sento in questa stesa. Non si vedono possibilità perché ci si sente incastrati e proprio perché ci si sente incastrati non si riescono a trovare vie d'uscita, che può essere all'interno di una situazione nella relazione o da una relazione. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi danno. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e qui sento un'energia lenta. Con questo cavaliere di pentacoli c'è qualcuno che probabilmente non fa il passo che voi vorreste. Però guardate, poi abbiamo un imperatore, il fante di pentacoli al contrario, vediamo come finiamo, e la forza. Allora, l'imperatore in realtà è una carta molto bella, una carta che parla di stabilità, anche proprio da un punto di vista di casa. Qui avevamo gli amanti che parla di armonia. Quindi vi dirò, nella seconda parte della lettura la sento un po' meglio, inizia a vedersi una stabilità. L'imperatore per qualcuno può rappresentare una persona che viene a darvi una mano, che viene ad aiutarvi, che disincastra la situazione, che fa sì che questa ruota della fortuna, insomma, agisca, ok? Il fante di pentacoli al contrario è un invito a lavorare un po' di più, a fare quello che qui con l'asso di bastone al contrario non fate, cioè ad agire, a dedicarvi a questa particolare questione piuttosto che obiettivo o relazione. Per qualcuno fa riferimento a dei figli, può essere ehm, che ci sia qualche tipo di questione, insomma, legata ai figli, però si termina comunque con la carta della forza, che è una carta di apertura del cuore, quello che qui probabilmente non si riusciva a fare con questo asso di coppe. Alla fine del periodo si fa una scelta. La carta della forza è la carta del coraggio, ok? E la scelta è sempre una scelta effettuata in modo giusto. Quindi è una carta, io la sento molto collegata con il terzo e quarto chakra, sinceramente. Quindi vedo che è questa carta, l'imperatore, io personalmente la sento collegata con il primo chakra, quindi eh, è un po' come se ritrovaste la stabilità verso fine novembre, quella che forse un pochettino qui vi mancava, ma a livello mentale. Va bene, andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore che cosa vi vogliono dire. L'ultimo messaggio per chiudere la lettura. Fiducia, oh che bella. Carta numero 34. Questa carta fa riferimento ad avere fiducia nella vita, nel disegno divino dell'universo, in quello che sono, io direi anche nel vostro intuito e nel vostro istinto, perché alla fine, soprattutto le persone che sono in una relazione che hanno questo otto di spade, c'è tanta mente, ok? E anche qui comunque abbiamo 10 di spade, 3 di spade, c'è una sorta di situazione di sofferenza, ma quando arrivano questi momenti nella vita è perché l'universo ci sta redirezionando, diciamo così, e quindi appunto parla un po' di avere fiducia in quello che è il disegno divino dell'universo. Vi ricordo che avete la ruota della fortuna. La ruota della fortuna parla sia di destino che di karma.
Quindi è un qualche tipo di bagaglio, secondo me, che in questo periodo andrete a trasformare. Cari amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale, potete iscrivervi, condividere, potete anche mettere like, che aiuta sempre. Ogni tipo di supporto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!